Essere o avere. In italiano questi due verbi ausiliari, che sono tra i verbi più comuni della lingua italiana, possono dare un po' di problemi a tutti i livelli. Quindi non importa se sei un principiante, un intermedio o un avanzato. Nella lezione di oggi ti presenterò tutto quello che devi sapere su questi due verbi. Ora voglio dirti che questa lezione sarà a difficoltà incrementale, quindi inizieremo con le regole più semplici fino ad arrivare alle regole più complesse. Se conosci le regole più semplici, ovviamente puoi andare avanti. Qui sotto in descrizione trovi i capitoli di questo video, oppure puoi scegliere qui anche sulla barra di avanzamento del video in quale punto andare se le prime regole sono troppo facili per te. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Questo video è stato davvero molto richiesto. Questo perché le regole di essere e avere sono sempre un po' particolari. Quindi le vediamo nel video di oggi. E non perdiamo tempo, iniziamo subito. Prima di tutto devi sapere che in italiano i verbi essere e avere sono anche verbi ausiliari. Quindi significa che questi verbi aiutano altri verbi a formare i tempi composti, cioè tempi verbali formati dal verbo essere o avere e poi il participio passato. Quali sono alcuni esempi di tempi composti che sicuramente conosci? Il passato prossimo, il trapassato prossimo, il condizionale passato, il congiuntivo passato. Per esempio, io ho avuto, noi abbiamo mangiato, loro sono andati, io sarei arrivato. Come vedi, in alcuni casi usiamo avere e in altri essere. Perché? In generale devi sapere che l'ausiliare avere è quello più comune, però con alcuni gruppi di verbi dobbiamo usare l'ausiliare essere. Ma prima di dirti quali verbi richiedono essere, voglio farti notare una cosa molto importante. Quando usiamo avere, il participio passato del verbo non cambia, è sempre uguale. Quando usiamo essere, dobbiamo cambiare il participio passato del verbo in base al numero e al genere, quindi singolare o plurale e maschile o femminile, del soggetto. Per esempio, Sara ha mangiato una torta. Qui non cambiamo il participio passato mangiato perché stiamo usando avere. Però se usiamo essere, la situazione cambia. Infatti diciamo Sara è andata al parco. Andata. Questo perché Sara è femminile e singolare. Oppure Marco è andato al parco. Andato, maschile singolare, perché Marco. Sara e Marco sono andati al parco. In questo caso abbiamo un gruppo misto, quindi usiamo il plurale maschile, andati. E per finire, Sara e Maria sono andate al parco. In questo caso abbiamo un plurale femminile, andate. Ricorda questo, è molto importante. Quindi facciamo un passo indietro. Quali sono i verbi con cui usiamo essere? Beh, iniziamo dai verbi di stato. Quindi quei verbi che indicano uno stato fisico o emotivo, o comunque verbi che indicano anche che siamo fermi in un posto. Per esempio, il verbo essere è un verbo di stato, infatti con essere usiamo l'ausiliare essere. Poi abbiamo i verbi stare, rimanere e restare. Vediamo degli esempi. Dove sei stato? Dove sei stato? Ieri
sono rimasta a casa. Siamo restati alla festa fino a tardi. Se fossi stato più attento, non avresti sbagliato. È chiaro? Poi un'altra grande categoria di verbi che usa essere sono i verbi di movimento. Quindi tutti quei verbi che implicano un movimento del soggetto. Per esempio andare, tornare, partire, arrivare, venire, entrare, uscire, cadere. Vediamo alcuni esempi. Sono andato a scuola a piedi. Siamo partiti alle 8. Quando siete tornati? Carla è entrata e Simone è uscito. Ora però ho una brutta notizia per te, perché non tutti i verbi di movimento in realtà richiedono essere. Infatti ci sono alcuni verbi che chiaramente esprimono un movimento, ma usano avere. Per esempio camminare, nuotare, passeggiare. Sono chiaramente verbi di movimento, però usano avere. Per esempio, ho camminato molto. Lucia ha nuotato per un'ora. Abbiamo passeggiato con nostra zia. Come vedi, sono ovviamente verbi di movimento, però usano avere. Poi abbiamo i verbi che indicano un cambiamento di stato. Per esempio, nascere, morire, diventare, crescere, apparire, scomparire. Vediamo alcuni esempi. Samuele è nato il 4 ottobre. Quindi se Samuele è nato il 4 ottobre possiamo osservare un cambiamento di stato, perché prima Samuele non c'era sulla terra e poi è nato. Giannina è diventata nonna. Prima non era nonna e adesso che ha un nipotino o una nipotina è diventata nonna, quindi un cambiamento. Poi abbiamo i verbi riflessivi e in realtà questo è il caso più semplice, perché tutti i verbi riflessivi usano essere, tutti. Per esempio svegliarsi, lavarsi, vestirsi, riposarsi, divertirsi. Ecco, tutti questi verbi, quindi tutti i verbi riflessivi, usano essere. Per esempio, mi sono svegliata alle 7 stamattina. Domenica ci siamo riposati tutto il giorno. Ti sei vestito in fretta. Vi siete divertiti? Come vedi, usiamo sempre essere. E poi abbiamo una categoria un po' particolare, quella dei verbi impersonali. I verbi impersonali sono quei verbi senza un soggetto, quindi quei verbi che non hanno proprio una persona, cioè non c'è una persona che fa l'azione. Ecco perché impersonali, senza una persona. Per esempio, succedere fa parte dei verbi impersonali. È successa una cosa incredibile. O anche, cos'è successo? Beh, qui se tu ci pensi, non abbiamo proprio una persona, un soggetto. Ecco perché è verbo impersonale. Altri verbi impersonali sono interessare o il famosissimo piacere. Per esempio, mi è interessato molto il tuo discorso. E attenzione, qui il soggetto non sono io, perché io sto dicendo che il tuo discorso è interessato a me. Quindi io non sono la persona dell'azione. Hai capito? Infatti usiamo la terza persona singolare. Mi è interessato il tuo discorso. O anche a Lucia è piaciuto molto il film. Il soggetto non è Lucia, ma in realtà è il film. Quindi anche qui non abbiamo una persona. È chiaro? Ma le cose adesso diventano un po' più complicate. Infatti ci sono alcuni verbi che possono avere il doppio ausiliare, quindi che a volte usano essere e a volte usano avere. Ma prima di parlare di questi verbi, voglio dirti che abbiamo preparato per te un fantastico PDF
con tutti gli appunti di questa lezione e anche alcuni esempi aggiuntivi, ma soprattutto degli esercizi fantastici per mettere alla prova le tue conoscenze. Infatti, grazie a questi esercizi puoi capire se hai capito quando scegliere essere o avere. Quindi, alla fine di questa lezione, mi raccomando, è molto importante, clicca sul link qui sotto in descrizione o anche nella sezione commenti, sul primo commento, inserisci il tuo nome e la tua email e scarica questo PDF aggiuntivo che ti assicuro sarà davvero molto utile per te. Adesso però andiamo avanti e vediamo quindi quali sono quei verbi un po' particolari che usano essere e avere, tutte e due. Alcuni dei verbi più importanti che usano entrambi gli ausiliari sono iniziare, finire, cominciare, terminare, quindi tutti questi verbi che esprimono l'idea di iniziare e finire. Il verbo correre, anche il verbo crescere, e adesso ti spiego perché, e poi i verbi salire e scendere. Vediamo queste due frasi che ti aiuteranno a capire. Ho iniziato un nuovo corso. Ho iniziato un nuovo corso. Il corso è iniziato a febbraio. Il corso è iniziato a febbraio. Qual è la differenza tra queste due frasi? Perché nella prima frase usiamo avere e nella seconda frase usiamo essere? Bella domanda, eh? No, in realtà è molto più semplice di quello che pensi. Nella prima frase usiamo avere perché abbiamo un soggetto e un oggetto. Cioè, se io dico ho iniziato un nuovo corso, che significa? Che io, quindi io soggetto, ho iniziato, verbo, che cosa? Cosa ho iniziato? Qual è l'oggetto di questa azione? Il nuovo corso. Quindi quando abbiamo la struttura soggetto, io, tu, Lucia, Marco, verbo più oggetto diretto, in questo caso il corso, allora usiamo avere. Nella seconda frase invece abbiamo un soggetto, cioè il corso, perché il corso è iniziato, ma non abbiamo un oggetto. Non è che il corso inizia qualcosa. No, il corso è iniziato, basta. Quindi quando siamo in questa situazione, soggetto, quindi qualcosa che inizia, qualcosa che finisce, eccetera, e poi il verbo e nient'altro, usiamo essere. Ora tocca a te. Facciamo questo piccolo esercizio. Dimmi se qui dobbiamo usare essere o avere. Io, finito di vedere un film. Essere o avere? In questo caso usiamo avere. Io ho finito di vedere un film. Questo perché siamo nel primo caso. Io, soggetto, poi verbo, ho finito, e poi un oggetto. In questo caso il soggetto è un'altra frase, di vedere il film. Però è sempre un oggetto, cioè ho finito cosa? Di vedere il film. Quindi siamo nel primo caso. E poi quest'altra frase, il film, finito. È facile. Beh, usiamo essere, ovviamente. Il film è finito. Qui perché abbiamo il soggetto, il film, il verbo e poi non abbiamo nient'altro. Ma ovviamente anche gli altri verbi in questa categoria seguono la stessa logica. Per esempio, sono salita sull'aereo. Qui abbiamo il soggetto, io sono salita sull'aereo. Però non è che abbiamo un oggetto, ma ho salito le scale. Quindi io, soggetto, che cosa ho salito? Qual è l'oggetto dell'azione? Le scale. O ancora, correre. Sono corso a casa. Sono corso a casa, cioè sono andato velocemente a casa. Qui ho proprio un movimento, quindi l'azione di andare velocemente in un posto. Io, soggetto, sono corso, verbo, a casa. Ho un luogo, ma non ho un oggetto. Ma se dico ho corso una maratona, uso avere perché?
perché ho un soggetto, io, ho corso verbo, ma che cosa ho corso? Qual è l'oggetto diretto della mia azione? La maratona. O anche crescere. Quanto è cresciuta tua figlia? Cioè, tua figlia è cresciuta. Punto. È diventata più grande. Quindi soggetto, tua figlia è cresciuta. Basta. Ma se dico Lucia ha cresciuto sua figlia da sola, in questo caso ho il soggetto, Lucia ha cresciuto, il verbo, e poi l'oggetto. Chi ha cresciuto? La figlia. È chiaro? Ma adesso rendiamo le cose ancora più complicate. Eh sì, perché la difficoltà di questo video aumenta gradualmente. E adesso vediamo una regola che, non sto scherzando, mi fa venire il mal di testa. Anche a me. Parliamo dell'uso di essere o avere con i verbi modali. Dovere, potere e volere. La regola dice che quando abbiamo questi verbi possiamo usare sia essere che avere. Ma quando? Beh, i verbi modali sono generalmente seguiti da un altro verbo all'infinito. Se quel verbo all'infinito usa avere, allora usiamo avere anche col verbo modale. Se invece quel verbo all'infinito usa essere, allora useremo essere anche col verbo modale. Per esempio, sono dovuto andare a casa presto. Sono dovuto andare a casa presto. Qui perché dico sono dovuto? Beh, è facile, perché il verbo andare, che è un verbo di movimento, richiede essere e quindi usiamo essere anche col verbo dovere. Oppure Lucia è potuta partire in anticipo. Perché dico è potuta? Attenzione, cambio anche potuto in potuta. Perché Lucia? Beh, perché partire richiede essere. Però dico non ho potuto parlare. Non ho potuto parlare. Ho potuto. Perché? Perché parlare richiede avere. Hai capito come funziona? Ma che cosa succede se abbiamo un verbo modale e poi anche un pronome? Guarda queste due frasi. Mi sono dovuto svegliare presto. Ho dovuto svegliarmi presto. Quale frase è corretta? Mi sono dovuto svegliare oppure ho dovuto svegliarmi? Beh, in realtà tutte e due le frasi sono corrette. Questo perché quando abbiamo un pronome, perché in questo caso abbiamo un verbo riflessivo, svegliarsi, e quindi abbiamo il pronome riflessivo mi. Se mettiamo il pronome all'inizio della frase, prima del verbo dovere, allora dobbiamo usare essere. Mi sono dovuto svegliare, che anche secondo me è quello più comune, o comunque quello che io dico più spesso. Se invece mettiamo il pronome riflessivo dopo l'infinito, che è comunque corretto, in quel caso usiamo avere. Ho dovuto svegliarmi. Altri esempi possono essere: lei avrebbe voluto sposarsi in chiesa, ma anche lei si sarebbe voluta sposare in chiesa. Quindi lei avrebbe voluto, non cambiamo perché stiamo usando avere, sposarsi in chiesa, perché mettiamo il pronome riflessivo si dopo l'infinito, sposarsi, ma lei si sarebbe voluta, usiamo essere e quindi dobbiamo cambiare voluto in voluta perché lei, sposare in chiesa. E usiamo essere perché abbiamo messo sì all'inizio della frase, prima del verbo volere. E ora finiamo con la ciliegina sulla torta. Quale ausiliare usiamo con i verbi pronominali? Beh, se hai un livello intermedio avanzato, probabilmente hai già studiato i verbi pronominali, cioè quei verbi che aggiungono uno o più pronomi o particelle per cambiare un po' di significato. Per esempio, farcela, metterci, prendersela. Beh, questi verbi usano l'ausiliare del loro verbo normale. Quindi se prendo per esempio il verbo farcela, che significa raggiungere un obiettivo, beh, il verbo normale è fare, quindi fare usa avere, e allora anche farcela userà avere. Quindi io ho fatto, io l'ho fatta. Se vuoi ho fatto un video sui verbi pronominali
e trovi anche una spiegazione più approfondita sulla loro coniugazione. Te lo lascio qui sotto in descrizione. Però anche per esempio nel nostro corso Italiano Vero Intermedio abbiamo tutta un'unità sui verbi pronominali in cui ti spiego in dettaglio come funziona la coniugazione di questi verbi, perché è un po' complessa, ecco. Lo stesso vale per il verbo metterci, che significa essere necessario soprattutto per il tempo. Ci metto 5 minuti ad arrivare a casa tua, cioè sono necessari per me 5 minuti per arrivare a casa tua. In questo caso metterci viene dal verbo mettere. Mettere usa avere e quindi anche metterci userà avere. Quindi io ho messo, io ci ho messo. Facile facile. Però cosa succede con prendersela? Beh, prendersela è un caso un po' particolare, perché prendersela in realtà viene dal verbo prendere e prendere normalmente usa avere. Però attenzione, perché prendersela è formato da prendere, poi se, che sarebbe il pronome riflessivo si, che diventa se di fronte la, un pronome oggetto diretto, e poi abbiamo la. Quindi ogni volta che vedi nell'infinito del verbo pronominale se, significa che quel verbo è diventato riflessivo. E che cosa usano i verbi riflessivi? Essere. Quindi si dice io ho preso, ma io me la sono presa. Io me la sono presa. E si dice sempre presa perché la. Ovviamente se vuoi approfondire questo argomento ti consiglio l'altro video e anche il nostro corso Italiano Vero Intermedio. Ora però è arrivato il momento di fare pratica. Infatti è arrivato il momento di fare gli esercizi che abbiamo preparato per te scaricando il PDF gratuitamente, cliccando sul link nella descrizione qui sotto o anche sul primo commento. Inserisci i tuoi dati così possiamo inviarti questo bellissimo documento con tutti gli appunti della lezione e anche degli esercizi molto utili. E quindi sapevi le regole di essere, avere, o meglio, sapevi tutte le regole? Se non conoscevi tutte le regole, sono sicuro che questo video ti ha aiutato molto. Quindi non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta davvero tantissimo a far crescere il nostro canale e quindi insegnare l'italiano a più persone possibili in giro per il mondo. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!